Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare l'ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale. Vi propongo una mattonella molto facile che si sviluppa solo su 3 righe di lavoro, è veramente facilissima, ideale per il fil di Scozia nei progetti estivi, ma anche per dei filati molto spessi per quelli invernali. Intanto il filo lo dovete passare sul mignolo in questa maniera, dentro la mano lo passate sull'indice e avete la tensione giusta. Dico questo per chi ha poca esperienza, così impara come tenere per bene il filo. Allora prendete il filo e lo piegate su di sé, in questa maniera, notate. Entrate con l'uncinetto e tiratelo. Non dovete stringerlo perché questo in teoria dovrebbe essere il nostro nodino, ma non lo stringiamo perché ci chiudiamo con maglia bassissima. Dopo questo andiamo a fare altre 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Entriamo qui dove ci doveva essere il nodo, prendiamo il filo e facciamo una maglia bassissima, quindi abbiamo passato tutto. Ora prendete il cappietto più corto e lo stringete e come notate sta diventando il nostro classico nodino, però fatto in questa maniera lo senti sotto le dita un po' più leggero, quindi si nasconde meglio quando si va a lavorare la mattonella. Ora iniziamo la prima riga. Per la prima riga è molto facile, ci alziamo con 4 catenelle che ci funge da prima maglia altissima, carichiamo 2 volte e ne facciamo altre 3, quindi abbiamo sempre il blocco da 4 da mantenere. Questa è la seconda, caricando anche 2 volte, mi raccomando, perché parliamo di maglie altissime. La terza e la quarta. Ora facciamo 9 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9. Carichiamo 2 volte e facciamo il blocco da 4 maglie altissime. I blocchi saranno 4, quindi io adesso proseguo da sola, ci ritroviamo per chiudere la prima riga. Andiamo a concludere la prima riga, ci chiudiamo qui sulla quarta catenella che abbiamo fatto, vedete. Ora ci alziamo con 4 catenelle, iniziamo la seconda riga, 3 e 4, carichiamo 2 volte, entriamo nella maglia altissima seguente, la facciamo ma non la chiudiamo, la dovete mantenere sull'uncinetto. 1 2, carichiamo, facciamo anche la prossima ma non la chiudiamo. 1 2, prendiamo il filo, la facciamo ma non la chiudiamo. Ora quando abbiamo tutte sull'uncinetto, tutte e 4, le chiudiamo tutte insieme e facciamo un punto catenella seguito da altri 4 per un totale di 5, quindi 1 2 3 4 e 5. Ora ci spostiamo qua dove andremo a fare sempre delle maglie altissime chiuse insieme ma a gruppi. Carichiamo 2 volte, entriamo semplicemente qui nel lavoro, andiamo a fare una maglia altissima da tenere, carichiamo seconda maglia altissima da tenere, quindi quando abbiamo tutte e 3 sull'uncinetto le chiudiamo insieme. Poi facciamo sempre 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, carichiamo, facciamo sempre un altro gruppo di 2 maglie altissime chiuse insieme. Ok, poi dopo abbiamo in pratica l'angolo dove facciamo sempre 5 catenelle, carichiamo 2 volte, facciamo una maglia altissima, una seconda maglia altissima,
e la chiudiamo facendo sempre le 5 catenelle. Carichiamo per l'ultima volta, perché sull'angolo in praticamente i gruppi delle maglie altissime chiuse insieme saranno ben 4. Le chiudiamo insieme e sono queste. Questo è il mio angolo, ok? Ora dobbiamo andare a fare questo petalo più lungo da questa parte qua, quindi facciamo 5 catenelle, carichiamo, entriamo su ogni maglia altissima di base, ma non la chiudiamo, la dovete tenere. Carichiamo e la teniamo, cioè la lavoriamo anche nel frattempo, come notate le mie mani, ma la teniamo. Quando le abbiamo tutte sull'uncinetto le chiudiamo insieme. Le abbiamo tutte, come vedete la base è stata lavorata, chiudiamo insieme e proseguiamo con le 5 catenelle. Quindi questo è il lavoro da fare per tutti gli altri angoli e petali. Ci ritroviamo quando la vado a chiudere. Questo è l'aspetto dopo la seconda riga di lavoro, che mi devo chiudere qui. Adesso c'è da dire una cosa, che se dovete fare un runner, una maglia eccetera è già finita, perché dopo dovete attaccarvi negli archietti con la prossima mattonella. Al contrario, se dovete fare semplicemente un lavoro tipo una borsa da ricoprire, quindi la mattonella deve avere un po' di tensione, allora dovete fare anche la terza riga dove la riprendiamo a punto basso, che adesso vi faccio vedere. Intanto mi chiudo qua, una maglia bassissima, ho perso il filo, scusate. Quindi in base a quello che voi dovete andare a fare dovete decidere se la mattonella si sviluppa su 2 o su 3 righe. Comunque si può sviluppare tranquillamente su 2 e riprendere la terza quando dovete fare il blocco totale. Intanto punto catenella e entro, faccio 4 punti bassi per ogni archietto, tranne quello dell'angolo dove andrò a fare 5 per dargli l'aspetto di una mattonella quadrata. Quindi quello dell'angolo sono 1 2 qui, in pratica non nel primo ma nel secondo archietto che si forma, e qui vado a fare 1 2 3 4 e 5. Mi sposto nel prossimo. È molto facile. Quindi gli archietti degli angoli sono questo, questo e questo, e questo che ho già lavorato. L'aspetto sarà così, quadrato. La vado a fare, ci ritroviamo per le foto finali e poi dopo magari in un prossimo video progetto vi faccio vedere come togliere l'ultima riga, quindi questa a punto basso, attaccare direttamente le mattonelle negli archietti. Io spero che vi piaccia, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate.